Salve a tutti e benvenuti su questo nuovo canale. Io sono Nico e costruisco esche artificiali in legno col nome d'arte della mia povera arte di Shisha. E questo è infatti il marchio che metto di solito in coda su ogni esca che faccio e che da qui in poi vedrete su ogni artificiale che costruirò. Questo è il mio primo video e inizio subito col dire che avrei voluto farlo molto prima, ma un po' per pigrizia, un po' perché ho pensato a lungo a come sarebbe dovuto essere questo canale. La gestazione, chiamiamola così, è stata lunga, perché prima di iniziare per molto tempo mi sono posto una domanda: ha senso investire tempo ed energie in una cosa così di nicchia? Io costruisco esche artificiali da pesca da una vita, è il mio hobby, è la mia pace, vado a lanciarle in acqua ogni volta che posso, affrontando soddisfazioni e cappotti, indovinate con quale percentuale. E questo è quanto. Però ecco, valeva la pena aggiungere alla fatica, tra virgolette, dell'autocostruzione anche la rottura di armarsi di camera, fari, cavi, batterie, cavalletti, impolverare all'inverosimile tutta la strumentazione e riprendere ogni passaggio del lavoro, montare il video, caricarlo online e commentarlo. Aggiungiamoci anche il fatto che ci sono già decine di autocostruttori bravissimi che seguo e ammiro veramente tanto. In Italia c'è il bravissimo e simpaticissimo Five Baits, in giro per il mondo mi piace tantissimo seguire Marlin Bates, che è americano, e forse più di tutti poi il mio preferito, Solarfall Bates, mi pare si chiami Micco, dell'Europa del Nord. Sono tutti costruttori bravissimi che fanno esche meravigliose, opere d'arte per lo più. Io comunque alla fine mi sono risposto di sì, che ne vale forse la pena cimentarsi in questa avventura, e per un paio di motivi. Il primo è che invecchiando come tutti gli anzianotti si prova il desiderio di trasmettere in qualche modo le proprie esperienze, le conoscenze, il proprio sapere. Nel mio caso lo vedrete, poco sapere. Ho anche iniziato a fumare la pipa, per dire quanto sto inguaiato. E un altro motivo, e forse quello principale, è che questo è e sarà sempre, fino a quando avrò voglia di portarlo avanti, un posto in cui costruirò esche e non farò mai video del tipo costruisco un'esca bendato a testa in giù, oppure vado a pesca col mio cane bassotto e lui prende una cernia indo-pacifica. Credo che ogni tanto, quando potrò, specie in estate, farò qualche video prova di come gli artificiali nuotano in acqua, e senz'altro qualche video in cui proverò a costruire riproduzioni più o meno realistiche di pesci intagliati nel legno, che è un altro mio hobby, un'altra mia passione. In ogni caso mi vedrete poco, se non in qualche riflesso o per lo stretto necessario, e a vedersi saranno solo le mie mani in stile Art Attack, ma in versione da Hobbit. Questo per quanto riguarda le premesse è tutto per ora. Spero di non essermi dilungato troppo, di non avere annoiato, ma ritenevo doveroso inserire una piccola presentazione. In ultimo, prima di commentare qua e là la costruzione di questo pescetto, vi chiedo la cortesia di mettere un like al video, ovviamente solo se vi piace, e di iscrivervi al canale se lo ritenete interessante. Questo, come dicono quelli bravi, aiuterà a far crescere il canale, a dare un giusto riconoscimento al lavoro fatto. Come, dove e quando questo possa avvenire ovviamente lo ignoro, ma
Se lo dicono quelli bravi, chi sono io per esimermi? Un saluto a chi guarda e buona visione di queste e di tutte le altre cose future. Ed eccoci qua alle prese con questo primo artificiale, che è un jerk classico da 12 cm, galleggiante, cosiddetto floating, lavora in superficie o poco più sotto. Il legno che sto utilizzando è un legno di tiglio, un legno molto morbido, facile da intagliare perché ha poche o quasi zero venature, però al contempo resistente, sicuramente decisamente molto più di quello di balsa, che è un legno molto più tenero. Ho pretagliato il legno a 12 cm, che poi sarà anche la lunghezza finale dell'artificiale, e con una piccola dima, un piccolo modello di carta, ho riportato la forma sul legno e sono andato poi a sgrezzare. Una volta data una prima forma all'artificiale, sono andato a praticare i fori, gli scassi in cui alloggeranno i piombi, lo scasso dove alloggerà la paletta e i fori in cui andranno sistemati gli occhielli, nonché i fori per gli occhi. Una volta levigato bene il tutto con carta abrasiva via via sempre più fine, fino a rendere il tutto liscio e soprattutto ben stondato, vado a inserire nei fori e negli scassi che avevo praticato precedentemente sia i piombi sia gli occhielli, nonché la paletta, così che si può procedere poi alla impregnatura, chiamiamola così, anche se è una impregnatura impropria che io il più delle volte pratico con l'attack, che preserva, secondo la mia esperienza, al pari dell'impregnante, il legno dalle infiltrazioni di acqua. È un sistema, questo qua, che utilizzano tanti costruttori per risparmiare molto tempo, perché l'impregnatura ha dei tempi di asciugatura di qualche ora, se non di un giorno almeno, mentre invece l'impregnatura con la cianoacrilica è quasi immediata, asciuga presto, e vi posso assicurare che preserva in modo eccelso il legno dall'acqua, perché chiude tutti i pori del legno. E dopo questa piccola comparsata di questo odioso banner che vi ricorda di mettere like al video, di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche, una veloce prova a nuoto in una vasca piuttosto piccola, una vasca più grande sarà uno dei miei prossimi acquisti. Una volta fatta la prova nuota e assicuratomi che il peso dei piombi sia giusto per l'artificiale, vado ad usare lo stucco bicomponente per tappare gli scassi in cui ho inserito i piombi. Una volta asciugato lo stucco, altra levigatura, e poi vado ad applicare questo foil olografico riflettente, che si può applicare sia a caldo con una pressa che lo faccia aderire, sia con della colla bicomponente, che è quella che io sto usando perché la trovo molto più pratica. Questo foil olografico serve in teoria a rendere l'artificiale molto più riflettente in acqua e quindi a farlo
somigliare un po' di più a un pesce vero, oppure semplicemente a creare un riflesso che può attirare il predatore anche a distanza. Una volta che il foil ha aderito ed ha asciugato, una leggera carteggiata per eliminare l'inevitabile scalino che si è andato a creare. Questo in modo molto leggero, ovviamente, e con grana fine, per non andare a danneggiare eccessivamente il foil che si è appena applicato. A questo punto io do sempre, sia che applico il foil oppure no, una prima mano di resina epossidica bicomponente che andrà un po' a limare, ad appiattire ogni imperfezione, per esempio andando a riempire i piccoli spazi dove trovano alloggio gli occhielli o la paletta, livellando un pochino il tutto, oltre ovviamente a preservare ulteriormente il legno da infiltrazione di acqua. In questo caso i tempi di asciugatura sono veramente lunghi, bisogna aspettare almeno un giorno perché la resina si asciughi completamente. Il giorno in cui ho realizzato questo video era una bella giornata d'inverno, piuttosto calda rispetto al normale, sembrava quasi primavera. Ecco perché di norma resino quasi esclusivamente quando la temperatura lo permette, questo per consentire una perfetta catalisi della resina, che non va molto d'accordo col freddo, non va veramente d'accordo col troppo caldo. Per quanto mi riguarda, secondo la mia esperienza, l'ideale per resinare è aspettare le belle giornate di primavera. Una volta asciugata la resina possiamo andare a verniciare con l'areografo il nostro artificiale. Ho applicato per la prima mano di bianco una piccola schermatura con lo scotch di carta per non andare a coprire eccessivamente il foil nella parte bassa. Do una prima mano di giallo sul dorso e sui fianchi e poi procedo con un po' di verde e un po' di blu. Uso molto spesso in fase di rifinitura questi colori della Vallejo che si chiamano shifters. Sono dei colori che una volta applicati soprattutto sul colore scuro cambiano tonalità a seconda della loro inclinazione rispetto alla luce, creando un effetto riflettente secondo me molto bello, e qua si può apprezzare il risultato. Una volta asciugato il colore per bene, metto gli occhietti, in questo caso molto piccoli, quindi operazione molto delicata. Per applicarli uso a volte la colla cianoacrilica, a volte un po' di colla bicomponente. In questo caso avevo sotto mano una resina UV e li ho applicati con questa, facendola poi asciugare con la luce UV che aiuta a catalizzarla velocemente.
Ed ecco il momento della firma, che metto sempre in coda sulla pancia del pesce, e per l'emozione del mio primo video mi sono dimenticato un puntino sulla i che di solito metto. Ecco, non potrò mai dire nella vita sono un tipo che mette i puntini sulle i. È arrivato il momento della resinatura finale. Darò una prima mano e una volta asciutta una seconda mano, questo per una maggiore protezione dell'artificiale, visto i brutti barracuda, i brutti pesci serra che si aggirano per il mare, meglio proteggerlo con un doppio strato di resina epossidica. L'avete visto in precedenza forse, questo è un cosiddetto girarrosto autocostruito con un motorino che va alla velocità supersonica di 2 giri al minuto. Serve a tenere l'artificiale sempre in movimento così che la resina non coli, cosa che farebbe se l'artificiale stesse in modo orizzontale o verticale. Col moto continuo la resina si asciuga perfettamente e si autolivella. E mentre questo odioso banner rifà la sua comparsa, a ricordarvi di mettere like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale, di attivare le notifiche, do gli ultimi ritocchi andando a liberare con un piccolo strumento rotante i residui di resina che inevitabilmente si sono depositati un po' sugli anelli. Ed è col palpabile imbarazzo per questa i mancante sulla firma che mi piace chiudere questo primo video. Io spero veramente che vi sia piaciuto. L'invito, ve l'ho già detto, è quello di lasciare un like e di seguire il canale, e vi do appuntamento al prossimo video e alla prossima esca.